Per troppo tempo abbiamo pensato che un'area protetta fosse un'isola, che bastasse proteggerla al suo interno per poterne garantire la sostenibilità nel futuro. Così non è. Se vogliamo proteggere e conservare un'area protetta, questo processo di conservazione necessariamente deve nascere dal di fuori. È il territorio circostante che deve in qualche modo accompagnare la sostenibilità e la perpetuazione di questi sistemi. Un'esperienza che tutti noi abbiamo fatto, che è quella di entrare in un'area protetta. Ebbene, quando noi entriamo in un'area protetta spesso ci troviamo di fronte a un cartello, una segnaletica che ci dice che da questo momento in poi, da questo punto in poi, la natura è protetta, è conservata. E questo già in noi, nel visitatore, in qualche modo crea una suggestione proprio perché ci aspettiamo un mondo dentro che il di fuori non c'è. E questo sicuramente è successo per tutti i visitatori che per loro fortuna sono entrati almeno una volta dentro Castel Porziano. Ebbene, questo visitatore immaginario, da qualunque parte esso provenga, si trova ad attraversare un ambiente altamente antropizzato, quello della città, in cui il caos, il traffico, l'aria inquinata lo accompagnano fino all'entrata, fino al cancello sulla Cristoforo Colombo. Sorpassato il quale questo visitatore magicamente, istantaneamente si trova in un mondo completamente differente, un mondo in cui la suggestione dei colori, degli alberi monumentali, dei boschi, della fauna selvatica, istantaneamente lo catapultano, va bene, in una realtà che lo affascina e lo affascina per tutto il tempo della sua visita. Nel momento in cui questa visita finisce, il nostro visitatore, diciamo idealmente, si trova a riattraversare di nuovo il cancello sulla Cristoforo Colombo, si ritrova istantaneamente, così come quando è entrato, si ritrova in un contesto altamente antropizzato, in un ambiente in cui noi ci riconosciamo, che è quello della città, che però è diciamo, ha delle connotazioni completamente differenti dal luogo che abbiamo visitato fino a un momento prima, che era quello dell'area protetta. Ebbene, questo atteggiamento in realtà di un visitatore qualsiasi lo era anche per i ricercatori, per gli scienziati che si confrontavano dentro Castel Porziano così come dentro un'area protetta. Cioè, entrando dentro questo territorio, erano assolutamente assorbiti e concentrati nelle varie discipline su cui si confrontavano per poter trovare, diciamo, delle spiegazioni, per poter capire appieno i meccanismi, per dare poi delle soluzioni agli eventuali problemi che si potevano palesare, che si potevano verificare. E questi ricercatori, appunto, che si confrontano, questi scienziati che si confrontavano dentro questo territorio, ovviamente anch'essi rapiti da tanta bellezza, da tanta naturalità, da questi paesaggi incantevoli, ovviamente erano concentrati nello studio dell'interno dell'area protetta, ognuno nelle proprie discipline, e spesso, o meglio troppo spesso, non badavano, non ponevano attenzione invece a quello che succedeva fuori, questo famoso muro di confine dell'area protetta. Mentre questo è un aspetto molto importante e probabilmente è stata la causa che per un lungo periodo ha fatto, diciamo, non ha fatto centrare gli obiettivi di conservazione per le aree protette, ma anche per i territori ovviamente circostanti, la matrice territoriale che avvolge queste aree protette. E qui ovviamente ci dovrebbe sorgere spontanea una domanda: è giusto proteggere un territorio per poterlo preservare per le generazioni future? Sicuramente sì, ma come deve essere fatta questa gestione? Quale deve essere il giusto approccio della gestione di un'area protetta? Sicuramente ha bisogno di essere perimetrata, cioè di un confine, cioè dobbiamo sapere laddove comincia il territorio che va protetto, laddove comincia il territorio ad elevata contenuti naturalistici, per poterlo preservare dalle trasformazioni o dalle azioni antropiche che in qualche modo lo possono compromettere, in qualche modo ne possono limitare la sostenibilità. Ma basta un confine, basta un perimetro, dove ad esempio qui a Castel Porziano addirittura è un perimetro fisico, c'è un muro, mentre invece in tante altre aree protette questo confine è addirittura virtuale, cioè è segnato su qualche carta, su qualche documento, ma non è assolutamente riconoscibile sul territorio. Allora la domanda è questa: basta un confine per poter preservare la sostenibilità di un'area protetta? Poi allora dobbiamo fare un piccolo excursus storico su che cos'è la protezione di un'area protetta e soprattutto come questa è evoluta dal suo concepimento fino ai giorni nostri.
fare questo piccolo excursus storico ci dobbiamo collocare a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Perché? Perché fino a quel momento sostanzialmente la sensibilità della società, della collettività nelle tematiche ambientali non era estremamente radicata. Poi che cosa è successo? Ci sono stati dei disastri ambientali che hanno avuto un'elevata risonanza mediatica. Basta ricordare Seveso nell'Italia del Nord, Bhopal in India, oppure l'Exxon Valdez, che hanno creato, no, dei disastri ambientali che hanno avuto questa risonanza e che ci hanno fatto capire che cosa? Ci hanno fatto capire che sostanzialmente un ambiente, anche quando è caratterizzato da un elevato contenuti naturalistici o paesaggistici, ha una sua fragilità, cioè può essere in qualche modo soggetto a delle azioni antropiche, sia positive che negative, che in qualche modo ne limitano la perpetuazione nel tempo. E quindi che cosa è successo? Che negli anni '80 soprattutto si è cominciato ad escludere dei territori dalle trasformazioni dovute alle attività antropiche. Questi territori all'inizio erano semplicemente circoscritti, perimetrati, e in questi territori veniva esclusa tutta l'attività antropica che invece avveniva al di fuori. E qui già c'è un concetto, c'è il concetto del dentro e del fuori dell'area protetta, come se magicamente qualcosa potesse cambiare semplicemente disegnando dei perimetri che escludessero l'area protetta, quella che noi chiamiamo l'area protetta, da tutto il resto. E questo è andato avanti per molto tempo, tant'è che ad oggi, va bene, circa il 20% di tutto il territorio nazionale è sottoposto a qualche regime di tutela ambientale. Oasi, riserve naturali, parchi e quant'altro in qualche modo garantiscono che questo capitale naturale nelle sue diverse forme possa andare a beneficio anche delle generazioni future. Ha funzionato questa politica? Beh, possiamo dire che ha funzionato in parte, ma in parte invece è stata, non ha centrato questi obiettivi di conservazione. E perché non ha centrato questi obiettivi di conservazione? Non ha centrato questi obiettivi di conservazione perché sostanzialmente all'inizio la protezione, la conservazione di questi ambienti era demandata a delle discipline, a dei tecnici, a degli scienziati se vogliamo, ognuno dei quali però aveva un approccio molto specifico, molto identitario, va bene, dove sostanzialmente si approfondiva la propria disciplina, la propria materia, senza avere però una visione olistica del sistema. E quindi che succedeva? Che il forestale lavorava da forestale, l'entomologo lavorava da entomologo, così il geologo, e così come tutte le figure che si confrontavano su questo ambiente per poter trovare, delle soluzioni ai vari problemi che si potevano palesare. Questo approccio in realtà non ha funzionato molto. Perché? Perché in realtà senza la circolazione delle idee, senza il confronto tra gli scienziati, si aveva un po' una visione miope del sistema, senza poter avere una sintesi di quello che stava succedendo. Piano piano le cose sono cambiate. E come sono cambiate? Beh, ad esempio negli anni 90, grazie anche alla tecnologia, alla sensoristica ambientale, alla gestione dei dati ambientali, gli scienziati hanno potuto cominciare a far circolare i propri dati, le proprie esperienze, le proprie osservazioni, per poter in qualche modo avere una visione multidisciplinare del contesto territoriale in cui si dovevano confrontare per poterlo preservare e perpetuare nel futuro. E quindi, appunto, dicevo, questa circolazione delle idee ha cominciato, a dare i propri frutti, però non bastava. Perché non bastava? Perché sostanzialmente si perdeva l'obiettivo di quello che invece rappresentava un aspetto prioritario nella conservazione degli ambienti naturali. E che cos'è questo aspetto che mancava e che solo recentemente parliamo degli ultimi 15-20 anni, invece è emerso? Che per proteggere il dentro, cioè per proteggere un'area protetta, necessariamente dobbiamo capire quello che succede al di fuori, perché i sistemi sono tutti interconnessi, tanto più nel mondo che viviamo oggi. In questo Castelporziano sicuramente è stato un caso pilota, ha anticipato i tempi rispetto a tante altre aree protette che si sono poi adeguate nel tempo. Che cosa ha fatto Castelporziano? Beh, Castelporziano alla fine degli anni '80 già aveva un sistema informativo territoriale estremamente efficiente. Che cos'è un sistema informativo territoriale? È sostanzialmente un luogo dove tutti i dati dei vari ricercatori, dei vari scienziati, vengono messi a sistema per poter dare delle risposte complesse a dei problemi complessi. E questo è andato avanti per molti anni, e anche nella gestione del monitoraggio ambientale
che è coordinato dall'Accademia Nazionale delle Scienze. Ogni 7 anni questa accademia pubblica dei volumi in cui sono raccolte queste ricerche. Se noi andiamo a sfogliare cronologicamente tutti questi volumi, dalla prima edizione fino a quella che ha preso luce recentemente in questi giorni, vediamo come effettivamente quelle che erano delle singole ricerche che si capiva bene che non dialogavano tra loro, mano a mano hanno preso corpo in un sistema molto più multidisciplinare, scusate, in un sistema che potesse dare delle risposte attraverso un approccio olistico. E in questo Castel Porziano ha saputo dare, va bene, delle anticipazioni a quello che poi sarebbe stato, diciamo, la ragione della governance, così come oggi noi la intendiamo. Ma perché è importante guardare anche fuori? È importante perché l'approccio molto individuale che si aveva negli anni 80 e in parte anche negli anni 90, va bene, non consentiva che cosa? Non consentiva di capire come il territorio esterno all'area protetta potesse in qualche modo riversarsi e avere delle conseguenze anche all'interno dell'area protetta. E quindi questo approccio che possiamo definire come quello della vecchia scuola, in realtà non riusciva ad arrivare a centrare gli obiettivi di conservazione. Si notava che anche nelle aree protette, per non parlare di quello che stava al di fuori delle aree protette, andava incontro a una regressione della qualità ambientale, e quindi questo approccio, sia pur diciamo mutato nel tempo, ancora non era efficiente nella protezione di questi ambienti. È cominciato a essere efficiente e funzionale quando, ad esempio qui a Castel Porziano, abbiamo cominciato a guardare che cosa succede fuori. E che cosa succede fuori dentro un'area protetta come quella di Castel Porziano, in un ambiente periurbano come quello della città metropolitana di Roma? Beh, possiamo dire che succede di tutto. Succede di tutto in che senso? Beh, abbiamo che a Castel Porziano confina con un territorio che un tempo era un territorio caratterizzato da un paesaggio rurale della campagna romana, tipico della campagna romana, che in circa 10-15 anni si è trasformato con una velocità rapidissima in un territorio residenziale, in un quartiere, in cui ovviamente ci sono dei problemi legati al consumo di suolo, alla gestione della risorsa idrica, oppure ci siamo accorti che il pericolo per un ambiente come quello di Castel Porziano spesso proviene da fuori anche per quanto riguarda i patogeni, va bene? Ci sono stati recentemente, negli ultimi anni, delle infestazioni da parte di insetti che però non sono insetti tipici del nostro ambiente mediterraneo, ma che sono arrivati da altri continenti con una rapidità incredibile e che hanno provocato e che stanno provocando dei danni ingenti. Poi se pensiamo, no, alla città di Roma, all'inquinamento dell'aria, a tutto quello che comporta nei confronti della vegetazione, quindi diciamo c'è una criticità che deve essere necessariamente affrontata all'esterno se vogliamo in qualche modo preservare la qualità ambientale all'interno. Castel Porziano anche in questo, diciamo, ha capito questa logica, questo meccanismo, e si è attrezzata in tempo, diciamo, per poter fronteggiare questi aspetti. Ne abbiamo dei casi, diciamo, molto esemplificativi. Ad esempio, Castel Porziano è una delle prime aree protette che si è dotata di un monitoraggio in continuo, cioè che viene ripetuto continuamente attraverso dati multispettrali rilevati dalle piattaforme satellitari che istantaneamente ci possono dare delle informazioni di carattere quantitativo sullo stato di vigoria dei boschi. E questo è un aspetto molto importante perché, come recentemente è successo nel 2017 e nel 2019 con prima il Tomicus, un insetto venuto dall'Asia, e poi con la cocciniglia, un altro insetto venuto da un altro continente, che stanno mortificando in maniera molto intensa il paesaggio delle pinete costiere. Ebbene, Castel Porziano, attraverso questo sistema di monitoraggio, è riuscita in maniera molto funzionale, molto efficiente, a capire in quali
parti della tenuta si sono verificati questi primi focolai, e quindi per poter supportare la fase decisionale in ambito gestionale cercare di trovare delle contromisure. La sensoristica a Castel Porziano ormai guarda ampiamente al di fuori di questo territorio, proprio perché c'è il problema dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento delle temperature, così come della diminuzione delle precipitazioni, che sono aspetti che stanno mettendo, o che comunque sia possono mettere in crisi il sistema dei soprassuoli forestali di Castel Porziano. Benissimo, allora la domanda che ci dobbiamo porre oggi è: ma fino a dove dobbiamo guardare fuori? Beh, a questo scopo, diciamo, ci siamo immaginato come dei centri concentrici, no? Che come una spirale si estendono al di là dei confini del territorio di Castel Porziano. Beh, c'è un primo cerchio che sicuramente è quello della scala locale, va bene? Abbiamo già fatto cenno ai problemi dei processi di urbanizzazione e di quello che questo comporta sui biosistemi forestali. Noi, diciamo, avevamo una percezione che il querceto caducifoglie, così come la pineta, soprattutto nel periodo estivo, riscontravano uno stress idrico, e poi ci siamo accorti che a qualche centinaio di metri dai confini della tenuta i prelievi in falda freatica per riempire le piscine, così come per irrigare i giardini privati, mortificava la falda freatica proprio nel periodo in cui massima era l'esigenza per le piante, e quindi ovviamente questa è una criticità diciamo molto particolare che deve essere affrontata. Beh, poi c'è sicuramente una governance del territorio che deve sicuramente accompagnare la sostenibilità di questo territorio. Pensiamo al territorio limitrofo di Castelfusano, un'altra pineta monumentale, appunto anch'essa area protetta, che nel tempo a causa dei piromidi è stata incendiata, va bene, ovviamente provocando delle criticità sul soprassuolo che possiamo oggi dire praticamente che siano irreversibili. Quindi anche il comportamento di ognuno di noi, no, in questa prima fascia sicuramente rivesta un ruolo fondamentale nella protezione di quest'area protetta. Poi c'è un secondo cerchio, se lo vogliamo così definire, di areale geografico, che è, diciamo, un areale più regionale, in cui ovviamente la città dell'Urbe di Roma ha un'influenza estremamente significativa. Pensiamo all'inquinamento dell'aria e come questo viene percepito dai biosistemi forestali, che ovviamente lo vivono come un fattore limitante, oppure ai piani regolatori sempre della città di Roma, che spesso non contemplano l'esistenza di queste aree protette, e quindi sostanzialmente queste aree protette nel tempo sono state isolate da infrastrutture, strade, processi di urbanizzazione. Andando sempre più all'esterno abbiamo, se vogliamo, un terzo cerchio, quello diciamo più continentale, quindi della governance delle politiche ambientali, e anche qui il ruolo è fondamentale, nel senso che le politiche ambientali, pensiamo alla recente COP26, a tutti i programmi di politica europea che cercano di accompagnare la sostenibilità di questi territori. Beh, questo è fondamentale perché la politica ambientale dell'Unione Europea sostanzialmente dà degli indirizzi di sostenibilità che tutti i Paesi membri dovrebbero recepire proprio e anche in funzione nel preservare l'ambiente come un ambiente naturale come quello di Castel Porziano. E poi c'è un quarto cerchio, se vogliamo, che lo possiamo definire un cerchio culturale, cioè l'atteggiamento che ognuno di noi deve in qualche modo si deve far carico proprio per operare le scelte giuste, il proprio comportamento civico, che deve essere in qualche modo il più possibile allineato, che deve il più possibile accompagnare la sostenibilità di questi ambienti. E perché questo è importante? Perché il comportamento del singolo, va bene, se ovviamente metabolizzato dalla società, è in grado di preservare questi ambienti? Beh, perché non c'è bisogno di proteggere un territorio, va bene, se il territorio circostante, se la matrice territoriale in cui è inserita l'area protetta in qualche modo accompagna la sostenibilità di questi sistemi. Vi faccio un esempio in cui laddove diciamo, questo senso civico è molto più radicato rispetto, ad esempio, rispetto da noi,
ci sono dei paesi nordici come la Norvegia o la Scandinavia, dove appunto il senso civico è tale per cui quasi non c'è bisogno di fare delle aree protette. In quei paesi la superficie protetta rispetto al nostro paese è circa di un terzo, e questo ci deve far riflettere perché in realtà è quello, diciamo, l'orizzonte temporale, l'orizzonte in cui noi dobbiamo arrivare per poter in qualche modo assicurare a questi territori una sostenibilità e diciamo una garanzia per le generazioni future.